Ma dopo questa esperienza naturalmente apprezzi tutto molto di più. Da veramente dalle cose più banali, dal semplice, non so, svegliarmi la mattina, fare colazione e dire oh, vado a fare allenamento, sono fortunato. E quindi apprezzi molto di più le cose, naturalmente anche questo periodo in cui le cose stavano andando molto bene, in cui sono rientrato in squadra, anche se magari non sono ancora al top, chi se ne frega. Già essere tornato in squadra e portare un mio contributo, quella sicuramente è la cosa che volevo più di tutti. Allora, il famoso 6 ottobre del 2023 accompagno la piccola mia figlia a letto e io mi metto a vedere un paio di cose sui social, a leggere 2 notizie, vedere se ti è arrivata un'email e arrivò quella famosa email da parte della Procura federale del doping. E lì per lì mi ha preso un colpo perché ho fatto tantissimi controlli doping da quando gioco a basket e non mi era mai arrivata l'email. Ti arriva solo praticamente se loro vedono un valore che non va. Ricordo che quel giorno io stavo facendo attività nel mio studio e mi arriva una foto su WhatsApp della lettera che la procura antidoping manda via mail ad Achille. E Achille sotto mi scrive: Doc, tutto a posto, vero? Appena ho letto questo valore HCG sono andato su internet a documentarmi, a vedere, a curiosare. Vedo un articolo di Acerbi che ha avuto praticamente una cosa simile. Lì per lì ero tranquillo da una parte, nel senso dico non ho preso niente, nessun prodotto e quindi non posso essere positivo al doping. Quindi tranquillo su quell'aspetto, ma preoccupato dall'altro perché dico se non ho preso niente, sono tranquillo da un aspetto, vuol dire che magari nel mio corpo c'è qualcosa. Nel frattempo arriva mia moglie a letto. Come non dormi? Che di solito faccio riposino pomeridiano. E faccio no, mi ha chiamato mia sorella, ma non era vero. Il problema qual è? Che dopo più o meno 40 minuti ti arriva un messaggio con scritto è un tumore al testicolo, quindi lui l'aveva perfettamente capito da solo. Subito chiamo un collega che ci organizza una visita in urologia. E nel momento in cui Achille arriva, parcheggia, mi guarda e mi dice oh, io me la sto facendo sotto, dimmi qualcosa perché... È iniziato a sfilzi domande, dicevo ma ho letto che Acerbi ci ha avuto la stessa cosa e lui fa sì, però hai visto è tornato a giocare. Quindi mi rispondeva in un modo come per dire secondo me è quello, però stai tranquillo, nel senso puoi tornare a giocare, non è pericolo di vita e tutto, quindi stai tranquillo, non ti allarmare prima del previsto. Neoplasia testicolare nel 2023 è una neoplasia che ha un'altissima probabilità di guarigione completa, quindi nella cattiva sorte, ed è una delle prime cose che ho detto ad Achille, può essere andata bene. E poi niente, siamo andati lì, abbiamo fatto questa visita e appena praticamente mi ha appoggiato il macchinario, ho visto subito, ho sentito questa parola famosa, eccolo, e quindi avevo capito subito che sarebbe stato un tumore. Nel bel mezzo di tutto il percorso diagnostico, lui a domenica ha giocato. Lo controlla Dunston, Bellinelli, no look, layup di Achille Polonara, 21-13, adesso serve un time out a coach Tom Bilaseschi. Domenica giocavamo in casa, abbiamo giocato in casa con Varese, è stata tipo la prima partita, sono partito titolare, quindi ho giocato tanti minuti perché mi sa che Schengelia non giocò quella partita. Io non dico niente a nessuno, no, ai miei compagni non sapeva nessuno. Gli unici a saperlo eravamo io, Achille, l'allenatore, il direttore sportivo, amministratore delegato e ovviamente chi aveva fatto gli esami. I preparatori non sapevano nulla, i fisioterapisti non sapevano nulla, i compagni non sapevano nulla. Adesso pura accademia in questo finale di partita.
Banchi entra in spogliatoio il discorso post partita e inizia il discorso dicendo purtroppo c'è Achille che si deve fermare per un tumore al testicolo e quindi purtroppo starà. Appena detto così tutta la squadra mi sono veramente fiondati 40 occhi addosso, come per dire, sbalorditi, perché nessuno sapeva niente. Mia moglie era una che comunque cercava di minimizzare le cose, di dire guarda tranquillo, non è niente di grave, però sa che ci stava molto male anche lei e che comunque doveva fare di tutto per far sì che mia figlia non la prendesse male, quindi capisco che non è stato un momento facile anche per lei. Soprattutto mia moglie è la grande che comunque, mia moglie che diceva, cercava di far capire a mia figlia che non era niente di grave e lei praticamente che quando sono tornato a casa mi ha detto papà non andare più in ospedale ti prego, e quindi è stata tosta. Quindi per fortuna dopo qualche giorno mi operano, ho dormito lì quella notte e il giorno dopo sarei uscito dopo l'attacco e pensavo fosse fatta. Mi stavo bene. Tra l'altro la squadra mi fa una bellissima sorpresa che mi viene a trovare la sera stessa a casa, è stata una bella dimostrazione d'affetto. Mia moglie con i bambini mi hanno fatto i cartelloni, bentornata a casa papà, bellissimo. La bimba più grande ovviamente che si è fatta 1000 domande dentro la sua testolina, chissà che ha pensato, e era preoccupata. E alla fine abbiamo deciso di fare subito un ciclo di chemioterapia che di fatto non era, tra virgolette, obbligatorio farla, si poteva non fare. Nel momento in cui la fai, la probabilità di recidiva si abbassa in maniera clamorosa subito, hai un'altissima probabilità, prossima al 99% di lasciartela alle spalle. Quando senti parlare di chemio sai benissimo, senti stanchezza, perdi i capelli, quindi tutte cose che naturalmente un ragazzo non puoi giocare, in più ti senti stanco, in più perdi tutti i capelli, non ho mai avuto i capelli corti, quindi figurati come mi posso vedere pelato. Ti mettevano un ago qui e praticamente come se ti facessero un esame del sangue e praticamente poi ti attaccavano questi tubicini e praticamente i primi 5 giorni 7 ore di chemio dalle 8 di mattina alle 3 di pomeriggio. Avevo preso 5 kg tipo nel giro di 2-3 giorni perché comunque mi imbottivano di liquidi. Stava tosta perché 7 ore attaccato praticamente con liquidi, sì. Penso che dopo l'ultima chemio sarà passato 10 giorni. Mi sentivo veramente stanchissimo, come se avessi dormito un'ora in una settimana, cioè proprio zero energie, stanchezza, ma facevo una serie di addominali e mi sentivo morto. Cioè stavo nel suolo sopra il tappetino e praticamente facevo 10 addominali e non riuscivo a alzarmi, cioè dicevo com'è possibile, veramente sembra che mi è passato un treno addosso. La sua paura più grossa nel fare la chemioterapia sembra una cavolata, ma è quella di perdere i capelli. Anche io mi sono anche un pochettino arrabbiato, come si può ben immaginare. Per 2 settimane ero tranquillo, ho detto cavolo, cioè, l'ho finita la chemio, ormai non mi sono caduti, basta, finito. È la terza settimana quella praticamente che ammazza. Faccio allenamento, faccio la doccia, vado per asciugarmi i capelli, a un certo punto vedo tutti i capelli neri che cominciavano a cadere nel tavolino bianco che compro. Allora faccio così, tipo, prendo un ciuffo, faccio così e mi rimane tipo un cespuglio qua in mano. A posto, è fatto. Ogni giorno sempre peggio, alla fine niente, sono rimasto rasato, però adesso ti dico, chi se ne frega, nel senso l'importante è che uno sta bene. Per fortuna adesso, diciamo, piano piano sto riprendendo bene. Lui ha finito la terapia intorno al 20 di novembre, già a fine mese lui si allenava con la squadra perché di fatto stava bene.
Io di base avevo giocato forse 4-5 partite prima di questo problema che ho avuto. La prima partita al ritorno è stata emozionante perché mi ricordo appena entro in campo Kai Wims, che comunque è stato qua, un giocatore della Virtus, praticamente mi viene vicino, mi dà il 5, come fosse stata la prima partita in maglia Virtus quasi, come fosse un inizio di una mia seconda carriera quasi. È stato molto emozionante, però mi ricordo anche che è stato tosto perché dopo 3 campi ero morto. Cioè ancora non avevo ritmo partita, ancora era tosta. Però pure lì, nonostante ero stanco, non è che mi sono messo a chiedere il cambio o altro, figurati. Sinceramente è stata la prima volta e spero che sia anche l'ultima che mi trovo di fronte a situazioni del genere, però affrontare una cosa così delicata con la positività con cui l'affronta Achille, devo dire che è una cosa che è un campione. Achille è questo. Che è un campione. Scusa, ma stai facendo? No, sto parlando di Marchi. Quello tu fai l'intervista. Stavo dicendo, e mi sono testimoni, le immagini mi sono testimoni, che affrontare una cosa del genere con te, con la positività con cui l'hai affrontata tu, Però ti ho rotto un po' le scatole, è stata le 1000 domande che ti facevo, che ti ho le scatole, rompere le scatole l'altra volta, lo sai. Tu sei un 5, sei, perché sei un po' grande, sei. Allora, brutti pensieri a livello di morte no, obiettivamente no. Brutti pensieri a livello di basket sì. Perché cioè, non posso accettare il fatto di smettere di giocare a basket a 32 anni, veramente. Cioè, non riuscirei a accettarlo, veramente. Sarebbe troppo una delusione. Cioè, io mi sentivo veramente padrone del mondo. Prima che succedesse questa cosa, dopo che ti succede una cosa del genere, dici ferma tutto, cioè io... Però cioè, capisci molte cose dopo che ti succedono cose così. C'è stato questo problema, lo prendiamo in maniera positiva e pensiamo che sia una seconda carriera.